Fermati un attimo. Respira profondamente. Chiudi gli occhi, anche solo per pochi secondi. Ora chiediti: sto davvero vivendo? O sto solo aspettando che la vita cominci? Aspettando il momento giusto, il giorno perfetto, un segno dal cielo, una chiamata, un miracolo. Ma la verità è semplice e spesso fa male. Quel momento non arriverà mai. Tutti vogliono una vita migliore. Tutti vogliono essere felici. Viaggiare, avere più tempo, più libertà, più amore, più successo, più significato. Tutti vogliono una casa grande, un lavoro che amano, una relazione che li fa sentire vivi. Ma pochi fanno qualcosa. Pochi iniziano davvero. Pochi smettono di aspettare. La verità è questa: la vita non cambia se tu non cambi. Se vuoi imparare l'italiano ascoltando storie vere, se vuoi cambiare la tua vita un passo alla volta, allora iscriviti ora a questo canale. Qui non trovi solo parole. Qui trovi emozione, verità, trasformazione. Trovi una voce. E forse trovi anche te stesso. Mi chiamo Luca e per tanto tempo ho avuto paura. Una paura silenziosa, invisibile, che viveva con me ogni giorno, che dormiva nel mio letto e parlava al posto mio. Paura di iniziare, paura di fallire, paura di non essere abbastanza, paura che gli altri mi giudicassero e anche paura di me stesso. Ogni mattina mi svegliavo, ma non ero davvero sveglio. Il mio corpo si alzava, ma la mia mente restava a letto, bloccata in un sogno triste, fatto di pensieri ripetuti e giorni tutti uguali. Andavo al lavoro, tornavo, ma tutto sembrava vuoto. Ogni giorno una copia del giorno prima. Niente cambiava. Scorrevo il telefono, guardavo la vita degli altri, i loro sorrisi, le loro vacanze, i loro successi. E io ero lì, seduto, a guardare il mondo passare. Dentro sentivo un vuoto, un silenzio freddo, come se stessi guardando tutto da dietro un vetro. Dicevo sempre: inizierò domani, quando avrò più tempo, quando sarò pronto. Ma quel domani non arrivava mai. E ogni giorno che passava era un altro giorno perso. Ti è mai successo di sentirti bloccato, ma non sapere perché? Hai un sogno nel cuore, lo senti, è lì, ma non riesci a muoverti. Resti fermo, immobilizzato. Non è solo pigrizia, è paura, è abitudine, è confusione. È quella voce nella testa che dice: non ce la farai, è troppo tardi, non sei abbastanza bravo, non fa per te. E così resti dove sei, fermo, in silenzio, in attesa. Io ero così, vivo ma spento, presente ma assente, con gli occhi aperti ma l'anima chiusa, sorridente fuori, distrutto dentro. Poi, un giorno, qualcosa è cambiato. Era una mattina grigia, una di quelle mattine che sembrano tutte uguali. Nuvole basse, pioggia fine, silenzio nelle strade. Ero seduto alla fermata dell'autobus. La città sembrava dormire. Io ero lì, con le mani in tasca,
e lo sguardo perso tra le gocce. Accanto a me c'era un uomo anziano. Non lo conoscevo. Aveva la pelle piena di rughe e un piccolo sorriso sulle labbra. Silenzioso, con gli occhi chiusi, sembrava in pace. Non aveva fretta, non guardava il telefono, non parlava, respirava. Solo questo. Poi, senza aprire gli occhi, mi ha detto solo una frase. La vita non ti aspetta, ragazzo. Se vuoi viverla, devi alzarti adesso. Io non sapevo cosa rispondere. Non avevo chiesto nulla, ma dentro di me qualcosa si è svegliato. Quelle parole erano semplici, leggere, ma forti come un fulmine nel petto. E non so perché, ma in quel momento ho sentito qualcosa, un impulso, una scintilla. Una voce dentro di me ha detto: Luca, basta, è ora. Da quel giorno ho deciso di cambiare. Non tutto in un giorno, non con la perfezione, ma con coraggio. Il coraggio di fare qualcosa, di non restare fermo, di non essere più spettatore della mia vita. Ho spento il telefono, ho preso un foglio bianco e ho scritto solo una frase. Cosa posso fare oggi per essere diverso domani? Solo questo. Niente piani complicati, niente promesse impossibili, solo un piccolo passo. E ho iniziato, con il poco che avevo, con il cuore pieno di paura, ma anche di speranza. Ho iniziato a camminare, 10 minuti al giorno, poi 20. Ogni passo mi ricordava che anche i viaggi più lunghi iniziano con un solo passo. Ho iniziato a leggere, anche se capivo poco, anche se ogni pagina sembrava difficile, anche se la voce dentro di me diceva non serve a niente. Ma io continuavo. Ma io continuavo, piano ma continuo, con passi piccoli, ma veri, con mani tremanti ma decise. Avevo paura, sì, ma avevo anche voglia di vivere, di sentirmi utile, di sentirmi vivo davvero. Ho iniziato a studiare l'italiano, parola dopo parola, errore dopo errore. Mi fermavo, ripetevo, provavo ancora. Leggevo ad alta voce, scrivevo frasi semplici, ascoltavo dialoghi e anche se sbagliavo, continuavo. All'inizio era frustrante, non capivo tutto, mi sentivo lento, insicuro. Ma poi è diventato bello. Era come aprire una finestra nuova nel cervello, come accendere una luce in una stanza buia. Era vivo e io mi sentivo finalmente presente. Sai cosa ho scoperto? Che la paura si può ascoltare, ma non si deve seguire. È come una voce gentile, ma bugiarda. Ti sussurra: non iniziare. Non sei pronto. Non è il tuo momento. Ma quella voce mente. Mente per proteggerti, ma ti protegge troppo e ti blocca. Ho capito che non serve essere perfetti, serve essere presenti, serve esserci, fare qualcosa, anche piccola. Non devo sapere tutto, non devo avere tutte le risposte. Devo solo iniziare, anche se ho paura, anche se tremo, anche se non so dove andrò. E così, giorno dopo giorno, ho imparato qualcosa di nuovo. Ho capito tante cose, piccole, ma fondamentali.
E una delle più importanti è questa: il tempo non torna, ma possiamo scegliere come usarlo. Ogni minuto che passa non si può recuperare. Ogni ora sprecata è un'ora in meno per sognare, per amare, per costruire. Ogni minuto è un mattoncino, e ogni mattoncino costruisce la tua casa, la tua storia, la tua vita. La domanda non è quanto tempo ho, ma cosa faccio con il tempo che ho? Il cambiamento non arriva con la forza, non arriva con la rabbia e nemmeno con la fretta. Non è un'esplosione, è un ritmo silenzioso. Arriva con la costanza, con piccoli gesti ripetuti, con scelte silenti ma coraggiose. Ogni giorno una parola nuova, una pagina letta, un pensiero cambiato. E sai una cosa? Io non ero debole, non ero rotto, non ero perso. Ero solo addormentato. Chi vive senza sogni dorme con gli occhi aperti. Cammina ma non sente, parla ma non vive, sorride ma si spegne dentro. E io stavo dormendo da anni, con gli occhi aperti ma la cora chiusa. Poi qualcosa ha cominciato a muoversi. Dopo una settimana mi sentivo diverso, più leggero, più vivo. Anche se fuori sembrava tutto uguale, dentro tutto stava cambiando. Dopo un mese parlavo meglio. A riconoscere parole, suoni, emozioni, a connettere la lingua al cuore. Era come se la mia mente, pian piano, stesse risvegliandosi. Dopo 3 mesi avevo scritto il mio primo testo, un testo semplice, corto, ma mio. Non era perfetto, ma era vero, era mio, era libero. E quando l'ho riletto mi sono emozionato. Sì, ho pianto, ma non per tristezza, non per paura. Ho pianto per orgoglio, perché per la prima volta sentivo di poter costruire qualcosa, qualcosa che veniva da me, con le mie mani, con il mio cuore, con la mia scelta. Certo, non è stato facile. Non è mai facile. Ci sono stati giorni difficili, molto difficili. Giorni di stanchezza, giorni in cui tutto sembrava inutile, giorni in cui mi chiedevo: ma perché lo sto facendo? Chi me lo fa fare? Non è meglio tornare indietro? Giorni in cui avrei voluto mollare tutto, spegnere tutto, tornare al vecchio Luca, quel Luca che non rischiava mai, che guardava ma non agiva, che viveva ma solo a metà. Ma ogni volta mi fermavo, respiravo, chiudevo gli occhi e mi ricordavo perché avevo iniziato. Mi tornava in mente il volto di quell'uomo, il suo sorriso calmo, le sue parole semplici ma potenti. La vita non ti aspetta. E allora mi rialzavo, anche con le lacrime, anche con il dubbio, anche con la voce nella testa che diceva basta, ma io mi rialzavo lo stesso. Poi ho scoperto un'altra trappola, una delle più pericolose, subdola, silenziosa, invisibile. La zona di comfort. Sembra innocua, ma è una prigione dolce, morbida, calda e pericolosa. La mia routine era tranquilla, semplice, ma vuota. Mi alzavo, mangiavo, guardavo video,
dormivo e ricominciavo. Sembrava normale, ma dentro qualcosa moriva ogni giorno. Un sogno, una speranza, un'idea, un pezzo della mia identità. Perché non c'è crescita nel comfort, non c'è evoluzione, non c'è verità, non c'è fuoco. La zona di comfort ti fa sopravvivere, ma ti impedisce di vivere davvero. Ti culla e poi ti spegne. E sai qual era la scusa più grande, quella che ripetevo più spesso? Lo farò dopo. Una frase piccola, ma velenosa. Una bugia vestita da promessa. Una promessa che suona bene, ma che ti uccide lentamente. Ogni dopo diventava mai. Ogni attesa diventava rinuncia. Ora so la verità. Una verità semplice, ma potente. Chi agisce ora crea il suo domani. Chi attende perde tutto. Ho imparato a guardarmi dentro e a non guardare sempre fuori. Ho smesso di confrontarmi con gli altri. Ho smesso di guardare chi era più avanti, chi aveva più successo, più amici, più risultati. Perché ognuno ha la sua strada, la sua velocità, il suo tempo. Ho iniziato a guardarmi solo me, non gli altri, non il mondo, solo me. Il mio viaggio, il mio ritmo, i miei passi, le mie cadute, le mie albe, le mie notti. E ho capito una cosa, una verità semplice, ma potente. Non devo essere il migliore, devo solo essere migliore di me stesso. Non devo vincere contro gli altri, non devo dimostrare nulla a nessuno. Devo solo vincere contro la mia paura, contro le mie scuse, contro il mio passato che mi tira indietro. Così ho scritto una promessa a me stesso. Non su carta, non su un post-it sul frigo, non su un messaggio da rileggere, ma nel cuore. Una voce forte e chiara che diceva: Luca, non mollare. Anche se hai paura, continua. Anche se è lento, cammina. Anche se nessuno ti guarda, vai avanti. Quella frase è diventata il mio mantra, la mia ancora nei giorni difficili, la mia bussola nei momenti di buio, il mio respiro nei momenti di ansia. Ogni mattina me la ripetevo, davanti allo specchio, con gli occhi ancora gonfi, con la barba non fatta, con il viso stanco, ma con la voce ferma. E lentamente Luca stava cambiando. Non fuori, non nei vestiti, non nel numero di like, ma dentro. La mia voce diventava più decisa, il mio sguardo più chiaro, la mia schiena più dritta. Sentivo che qualcosa stava sbucciando, come un fiore sotto la neve. E ogni giorno ripetevo quella promessa, a voce alta, davanti allo specchio, anche quando avevo sonno, anche quando non avevo voglia, anche quando tutto sembrava inutile. Era la mia preghiera, il mio io credo, il mio non mollo. Era come accendere una candela in una stanza buia. Era il mio modo per dire: ci sono vivo e oggi scelgo me. Ripetere quella frase mi aiutava a non dimenticare. Mi ricordava chi volevo diventare. Mi ricordava perché avevo iniziato. Mi ricordava che ogni passo, anche il più piccolo, vale. E ora è come qui, seduto,
calmo, con il cuore aperto, a raccontarti tutto questo. Non per vantarmi, non per darti lezioni, ma perché forse anche tu stai aspettando. Forse anche tu senti quel vuoto, quella sensazione strana di qualcosa manca. Forse anche tu hai paura di iniziare. Forse sorridi davanti agli altri, ma dentro ti senti perso. Forse ti sembra di vivere, ma in realtà stai solo sopravvivendo. Io so come ci si sente. Lo so bene, perché ci sono stato. Ho avuto notti senza sonno, giornate senza voglia, pensieri pesanti come pietre, giorni in cui tutto sembrava grigio, giorni in cui volevo solo sparire. Ma una cosa ho imparato, la più importante di tutte. Nessuno può salvarti se non tu. Nessuno può fare quel primo passo al tuo posto. Nessuno può lottare contro i tuoi demoni. Nessuno può credere per te. Solo tu puoi. Solo tu sei la chiave. Ti prego, non restare fermo. Non dire ancora domani, non attendere di sentirti pronto. Perché il momento perfetto non esiste. Non esiste una vita senza rischio. Non esiste un coraggio senza paura. Inizia, ora, con quello che hai, con chi sei, dove sei. Non ti serve un piano perfetto, non ti serve il consenso di tutti, non ti serve attendere di avere tempo. Ti serve solo una cosa. Un primo passo. Piccolo, imperfetto, ma tuo, perché la vita non ti aspetta. Scorre, corre, vola, e se la guardi troppo a lungo, allora ti passa accanto, e tu resti lì a chiederti: e se avessi iniziato prima? E se avessi avuto il coraggio? E se mi fossi ascoltato? Io ho deciso di seguirla, di abbracciarla, di viverla, anche con la paura, anche con gli errori, anche da solo. E sai cosa ho scoperto? Che quando cominci davvero, la vita comincia con te. Oggi non ho tutto ciò che sogno, non ho tutte le risposte, non ho tutto ciò che desidero, ma ho qualcosa di più importante. Ho scelto me stesso. Ho deciso di esserci, di mostrarmi, di provare, di crescere, di ascoltarmi. Con la mia voce, con la mia lingua, con la mia storia. E tu? Vuoi continuare ad aspettare? Vuoi continuare a rimandare? Vuoi continuare a negare a te stesso la possibilità di vivere? O vuoi iniziare a costruire? Hai dentro di te tutto ciò che ti serve, forse è solo nascosto, sotto la paura, sotto le scuse, sotto i non ce la faccio, sotto i non sono pronto. Ma è lì, aspetta solo un tuo sì. Se questa storia ti ha parlato, se ha acceso anche solo una piccola luce dentro di te, allora iscriviti al canale. Qui impari l'italiano con il cuore. Qui cresci, parola dopo parola, giorno dopo giorno. Qui trovi storie come la tua, storie di chi ha avuto paura, ma ha deciso di iniziare lo stesso. E ricordalo sempre. Non devi fare tutto oggi. Non devi essere perfetto. Non devi sapere già tutto. Devi solo iniziare. Perché il primo passo è l'inizio di tutto. E quel passo può cambiare tutta la tua vita.
Grazie per avermi ascoltato. Ti auguro forza, coraggio, fede in te stesso. Ora tocca a te. Grazie mille, amici.